Ciao ragazzi, scommetto che vi è capitato più di una volta di sentirvi bloccati ad una determinata velocità e di sentire di non riuscire ad andare avanti, di non riuscire a suonare più veloce rispetto a quella velocità che ormai avete raggiunto. Quando provate ad accelerare, quando provate ad andare più veloce, le dita della mano sinistra cominciano a fare fatica e non riuscite più ad andare veloce, non riuscite più a restare nel tempo, la mano destra con la plettrata fa fatica e non riesce più a tenere quella velocità, fisicamente proprio vi sentite che non riuscite ad andare più veloce, le vostre note cominciano a essere smorzate, cominciano a essere confuse e non suonano come dovrebbero. Molti pensano che si tratti di un limite fisico. Ci sono infatti molte persone che mi dicono: ah, ma io non ho le mani grandi come le tue, io non ho le dita lunghe come le tue e non riesco con la mia mano che è piccola e con le mie dita che sono piccole, non riesco a prendere quelle che sono le posizioni sulla chitarra e non riesco a suonare più veloce proprio perché ho le mani piccole e le dita piccole. Innanzitutto non si tratta assolutamente di un limite fisico, non dipende né dalla dimensione della mano e non dipende assolutamente neanche da quella che è la lunghezza delle dita. Molto spesso sono 5 errori tecnici invisibili che smorzano e che frenano la vostra velocità. Oggi impariamo a riconoscere questi 5 errori tecnici invisibili, impariamo a non fare questi 5 errori e impariamo a suonare più veloce con la nostra chitarra. Il primo di questi errori tecnici invisibili è quello che io chiamo il killer silenzioso. Il killer silenzioso non ha nulla a che fare con il vostro strumento, ma riguarda esclusivamente il vostro corpo. Il killer silenzioso agisce quando i muscoli del vostro corpo sono tesi. Quando suonate con i muscoli del vostro corpo tesi, i vostri riflessi rallentano e di conseguenza rallenta anche quella che è la velocità di esecuzione o la possibilità che abbiate di andare più veloce. Per quanto riguarda i muscoli che sono interessati quando suoniamo sia per la parte destra che per la parte sinistra, sono i muscoli della spalla, del braccio, dell'avambraccio e poi tutto quello che riguarda la parte del polso, sia per quanto riguarda la parte destra che anche per quanto riguarda la parte sinistra del nostro corpo. Tutti i muscoli mentre stiamo suonando devono essere completamente rilassati. Vi ripeto, se suonate con i muscoli tesi, i riflessi rallentano e di conseguenza rallenterà anche la vostra velocità di esecuzione. Adesso provo a eseguire una semplice scala andando a contrarre tutti quelli che sono i muscoli sia della parte destra che della parte sinistra, quindi spalla, braccio, avambraccio e polso. Tutti devono essere rilassati, quindi sia il polso deve essere rilassato ma anche il braccio deve essere completamente rilassato, un po' diciamo come se vi foste spezzati il braccio o come se aveste la mano morta. Questo è quello che si deve fare. Quello che non si deve fare è avere i muscoli completamente tesi. Adesso eseguo una semplice scala maggiore con i muscoli tesi e dunque avendo una plettrata molto rigida, una semplicissima scala maggiore. In 2 secondi, a parte che è una fatica terribile, ma in 2 secondi già io comincio ad avvertire qui che mi sta tirando, questa parte dell'avambraccio che mi sta tirando e questa parte di qui dell'avambraccio e il polso che mi cominciano a fare un pochettino male. Questo perché? Perché sto suonando in maniera troppo rigida. Quindi se voi mentre state suonando avvertite dei dolori o sentite dei dolori della tensione qui nella parte dell'avambraccio o sentite del dolore al polso o sentite che siete proprio stanchi in queste parti, significa che avete i muscoli troppo rigidi. Quando suonate dovete essere completamente rilassati.
Dovete suonare in maniera completamente rilassata, tutti i muscoli devono essere rilassati. E vi assicuro che non farete nessuna fatica. Primo errore invisibile, il killer silenzioso, la muscolatura del corpo troppo rigida che rallenta i vostri riflessi e di conseguenza rallenta anche la vostra velocità. Il secondo errore invisibile è quello che io chiamo le flying fingers, ovvero le dita volanti. Ma le dita volanti non nel senso che volano o nel senso che volano sulla tastiera della chitarra, ma nel senso che fanno dei movimenti sulla tastiera della chitarra che non dovrebbero fare. In poche parole, le dita si staccano troppo da quelli che sono i tasti, quindi dalla tastiera della chitarra, sia per quanto riguarda i fraseggi, ma anche per quanto riguarda il cambio degli accordi. Io vedo tantissimi ragazzi che per fare un semplice passaggio da un do a un la minore staccano completamente la mano e poi vanno a riprendere la posizione, quando invece basterebbe semplicemente fare questo movimento per passare da un do a un la minore, avendo proprio queste note tutte in comune. Invece molto spesso si passa dal do, si stacca completamente la mano e poi si cerca di riprendere nuovamente la posizione dell'accordo. Quando si suona, sia che si suonano gli accordi, si suonano ritmicamente, o che si suonino dei fraseggi, che si suoni un assolo, bisogna sempre fare economia di movimento, bisogna rimanere sempre incollati alla tastiera della chitarra, bisogna proprio alzarsi un minimo, non bisogna assolutamente allontanarsi dalla tastiera della chitarra. Ve lo faccio vedere in maniera molto esagerata su un semplice esercizio cromatico sullo spider walk, sul semplice 1, 2, 3, 4 sulla tastiera della chitarra, così capite cosa intendo per flying fingers. Le dita volanti sono queste. Ovvero delle dita che si staccano da quella che è la tastiera della chitarra. Quando si suona bisogna sempre rimanere incollati alla tastiera della chitarra e fare il minimo movimento possibile, quindi i movimenti devono essere sempre ridotti al minimo. Dita sempre incollate alla tastiera della chitarra. Quindi assolutamente nessun movimento di flying fingers, quindi nessun dito che vola mentre state suonando. Ricordate, cercate di rimanere il più possibile vicini alla tastiera della chitarra, non allontanate mai le vostre dita, anche quando ci sono dei cambi di posizione. Se state suonando una scala, non suonatela in questo modo, ma suonatela cercando di rimanere il più possibile vicino a quella che è la tastiera della chitarra. Quindi, secondo errore, quello delle flying fingers, ovvero dei movimenti inutili che vengono fatti mentre si suona, come allontanare le dita dalla tastiera della chitarra. Quindi economia di movimento, movimenti ridotti sempre al minimo indispensabile.
Il terzo errore che si commette è quello del cosiddetto peak slanting, ovvero l'angolazione del plettro. Un plettro troppo parallelo alle corde crea attrito e non vi consente di essere eccessivamente veloci. Per quanto riguarda il plettro, innanzitutto come tenere il plettro. C'è chi tiene il plettro in questo modo, con 2 dita e con il pollice dall'altra parte, andando a plettrare in questo modo. Io non lo trovo una posizione estremamente comoda per andare a plettrare per diversi motivi. Innanzitutto perché si deve fare un movimento completo con il polso e le dita sono sempre fondamentalmente molto rigide, e poi anche perché la presa sul plettro non è ben salda. Se ci muoviamo velocemente il plettro tende a scivolare. Io tengo il plettro in questo modo, piego il dito indice, metto il plettro all'interno e poi uso il pollice così come se fosse una leva. Quindi vado a fare sia un movimento di polso ma anche un movimento con il pollice, andando proprio a fare con una leva e andando a fare esattamente questo movimento e vado proprio a muovermi sia con il polso che anche con il pollice, andando a premere proprio sul plettro in questo modo. Per quanto riguarda il peak slanting, si tratta dell'angolazione del plettro. Se noi mettiamo il plettro troppo parallelo alle corde della chitarra in questo modo, creerà un attrito e quindi non vi consentirà di essere estremamente veloci. Il plettro bisogna inclinarlo un po', non dovete metterlo proprio parallelo alle corde, ma dovete comunque inclinarlo un po'. Per farvi capire questo discorso dell'inclinazione, vi faccio vedere la differenza tra un plettro nuovo e un plettro che io ho utilizzato. Guardate, questo è un plettro nuovo e questo invece è un plettro che io ho utilizzato. Come potete vedere, il plettro che io ho utilizzato è completamente smussato su questa parte, quindi fondamentalmente si è andato a smussare nella parte che io vado a inclinare, proprio perché è questa parte che va a strofinare sulle corde e si è andato completamente a smussare. Guardate proprio la differenza che c'è fra questi due plettri. Questo è il plettro nuovo e questo è il plettro che fondamentalmente si è andato a rotondeggiare, si è andato a smussare proprio perché, guardate, si è andato a smussare proprio da questa parte perché è la parte che io vado a utilizzare quando sto suonando. Quindi quando suono vado a inclinare il plettro e questo ha fatto in modo che il plettro si andasse a smussare esattamente da questa parte, si è andato proprio a levigare. Quindi quando utilizzate il plettro non mettete il plettro troppo verticale, ma inclinatelo un po'. Naturalmente non lo mettete totalmente in verticale, altrimenti non riuscirete a suonare. Dovete proprio inclinarlo leggermente, di modo da andare a ridurre quello che è l'attrito del plettro sulla corda stessa. L'errore numero 4 e l'errore numero 5 sono strettamente interconnessi tra di loro. L'errore numero 4 è una mancanza di sincronizzazione fra la mano destra e la mano sinistra, quindi fondamentalmente c'è una delle due mani che va fuori fase. I movimenti di una delle due mani sono più accelerati o più ritardati rispetto all'altra mano. Bisogna andarsi a concentrare su quello che è l'impatto simultaneo del plettro con le dita della mano sinistra, quindi mettere, sincronizzare, coordinare quelle che sono le due mani. Per andare a migliorare la sincronizzazione e la coordinazione fra le due mani bisogna suonare a velocità dimezzata, andandosi proprio a concentrare su quello che è l'impatto simultaneo del plettro con le dita della mano sinistra.
Questo errore è strettamente interconnesso con l'errore numero 5. L'errore numero 5 è quello di non utilizzare il metronomo, il vostro odiato metronomo. Il metronomo è importantissimo innanzitutto per migliorare la coordinazione fra la mano destra e la mano sinistra, poi per migliorare la vostra velocità, perché aumentando la velocità del metronomo riuscirete progressivamente ad aumentare la vostra velocità. Ma non vi insegna soltanto questo, vi insegna anche a stare sempre sul tempo e vi insegna anche quelle che sono le dinamiche. I movimenti del metronomo sono fatti da movimenti forti e movimenti deboli. Sul primo movimento c'è un movimento forte, quindi voi lo sentite anche quando sta suonando il metronomo che il primo movimento è più accentuato rispetto agli altri. Ad esempio, per questa marcia turca che io vi ho suonato, la marcia turca di Mozart che vi ho suonato in questo video, la marcia turca è in 2 quarti, quindi sono soltanto 2 movimenti da un quarto. Quindi è tac, 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 tac. Il primo movimento è sempre più accentuato. Adesso ve la canto un attimo con la voce per farvi capire anche il discorso della dinamica e delle note che suonano più forte sul primo movimento. La marcia turca suona in questo modo. 1, 2, 1, para para pa, para para pa, para 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 pam. Pam 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 pam. Ok? Quindi sul primo movimento c'è sempre una nota più accentuata. Questo vi dà anche l'idea di quando andare a suonare più forte una determinata nota e suonare sul movimento più deboli in maniera più costante, in maniera tra virgolette più debole quelle che sono le altre note. Quindi vi insegna anche a dare questa dinamica mentre state suonando. Adesso per farvi capire l'utilizzo del metronomo vi suonerò la prima parte della marcia turca in 3 diverse velocità, più lentamente, media, una velocità media e poi nella velocità regolare della marcia turca, così potete anche ascoltare il beat, ascoltare il movimento più accentuato e contemporaneamente ascoltare anche quelle che sono le note che vengono suonate più forte su quel determinato movimento del metronomo.
Bene ragazzi, spero che adesso che conoscete questi 5 errori, ovvero la muscolatura del corpo troppo rigida, i movimenti inutili su quelle che sono la tastiera e la chitarra, l'angolazione del plettro, la sincronizzazione, la coordinazione fra mano destra e la mano sinistra e soprattutto l'utilizzo del metronomo che fa sempre bene. In ogni caso, spero che adesso che conoscete questi 5 errori invisibili ci facciate caso, li vediate mentre state suonando e spero che li evitate e che riusciate anche a progredire con la velocità sul vostro strumento, sul nostro bellissimo strumento che è la chitarra. Ragazzi, come al solito, se qualcosa non dovesse essere chiaro, avete bisogno dei chiarimenti, volete chiedermi qualcosa, vi servono dei consigli, io sono qui, sono a vostra disposizione, sono ben felice di aiutarvi, scrivetemelo nei commenti, io vi risponderò nel minor tempo possibile. Se volete, come al solito ragazzi, iscrivetevi al canale, mettete un like, condividete questo video, se anche questo video di oggi dedicato a questi 5 errori invisibili che vanno a minare quella che è la velocità di esecuzione sullo strumento vi è utile, vi risulterà utile e spero che sarà veramente utile per tutti voi, ma soprattutto ragazzi ricordatevi di suonare sempre, suonare sempre, suonare sempre e di suonare sempre anche evitando questi errori invisibili.